Agrovensure del dottor Bruno Folchi ha sede in Italia e negli Stati Uniti ed è specializzata nello sviluppo degli agenti di biocontrollo per la difesa delle piante in agricoltura. Stiamo arrivando alle fasi conclusive della registrazione del nuovo agente di biocontrollo Easy Yeast, sviluppato dall'Agrovensure. È stato scoperto dall'Università del Molise e oggi andremo a incontrare i ricercatori e i professori che hanno collaborato allo sviluppo del prodotto e alla conoscenza profonda di tutte le sue caratteristiche tecniche e agronomiche per l'utilizzo contro le malattie delle piante. Il gruppo di patologia vegetale dell'Università degli Studi del Molise ha isolato diversi microrganismi antagonisti e questi microrganismi antagonisti sono stati isolati dalla superficie vegetale di foglie, di frutta, quindi dalla filosfera principalmente. E nel corso degli anni il gruppo di patologia vegetale ha isolato e ha collezionato diversi microrganismi, diverse centinaia di microrganismi. Nel corso degli anni questi microrganismi sono stati testati nei confronti di diversi patogeni delle agenti causali di malattie di diverse colture e tra questi microrganismi un microrganismo in particolare si è messo in evidenza per le sue peculiarità, principalmente per un'elevata attività antagonistica nei confronti di diversi patogeni. Questo è un aspetto molto importante, in quanto questo microrganismo è attivo contro diversi patogeni su diverse colture e questo microrganismo è stato identificato da un punto di vista tassonomico come Papiliotrema terrestris. Oltre all'elevata attività antagonistica, questo microrganismo ha messo in evidenza particolari meccanismi d'azione, in primis la competizione per spazio e nutrienti. Inoltre questo microrganismo ha anche una particolare attività nei confronti delle pareti cellulari dei patogeni fungini. Il formulato Easy a base di Papiliotrema terrestris è stato anche testato e applicato per verificare la sua attività, la sua efficacia nei confronti di importanti malattie crittogamiche delle drupacee di pesco, di nettarine e di albicocco e susine. Come sappiamo, tra le principali malattie delle drupacee c'è la monilia, malattie causate da Cladosporium carpophyllum. Queste malattie sono abbastanza importanti per queste specie coltivate. I risultati ottenuti nelle diverse prove sperimentali fatte nei diversi anni hanno messo in evidenza una buona attività, specialmente su pesco e su albicocco, ma anche su susine. Noi sappiamo che queste specie sulla carposfera prevedono dei momenti da un punto di vista fenologico abbastanza delicato, per esempio quelli legati al fenomeno del tracking, cioè di queste microferite, per cui l'applicazione di questi formulati a base di microrganismi devono essere abbastanza tempestive. La parola chiave è prevenzione, anche se anche applicati post attacco dei patogeni hanno messo in evidenza dei buoni risultati. In queste prove sperimentali questo formulato è stato paragonato e confrontato con i fungicidi classici di sintesi di riferimento, e quindi quelli utilizzati nei confronti di queste malattie, ma anche è stato confrontato con biofungicidi a base di batteri che da molti anni ormai vengono utilizzati. I risultati sono stati molto interessanti, con un livello di abbattimento dell'indice di incidenza della malattia anche pari al 100%. Ora, questo formulato commerciale nelle diverse prove sperimentali è stato applicato sia in strategie di lotta biologica sia in strategie di lotta integrata. Per quanto riguarda le strategie di lotta biologica abbiamo ottenuto ottimi risultati.
ma i risultati buoni sono stati ottenuti anche quando applicati in strategie di lotta integrata. Che cosa voglio dire con questo? Che il formulato a base di microrganismi è stato utilizzato in combinazione o in alternanza con fungicidi, ma anche in questo caso abbiamo ottenuto risultati ottimi e per quanto riguarda i livelli di residui all'interno di prodotti derivati come i succhi di frutta o altri derivati, noi abbiamo ottenuto buoni risultati in quanto non abbiamo riscontrato residui di fungicidi. Perché l'utilizzo di questo agente di biocontrollo è molto interessante e maggiormente promettente rispetto ad altri agenti di biocontrollo? Quindi innanzitutto, come abbiamo detto, per l'elevata efficacia antagonistica contro diversi patogeni, ma soprattutto per l'ampio spettro di attività, quindi contro una vasta gamma di patogeni su differenti colture. Questa è una innovazione, nell'uso di lieviti come agenti di biocontrollo rispetto alle ricerche condotte in altre sedi, quindi da altri gruppi di ricerca, perché fino agli anni più recenti la ricerca sull'impiego dei lieviti è ammirata soprattutto al controllo dei patogeni post raccolta, quindi quegli agenti di marciume che si sviluppano sulla frutta in post raccolta. Invece il nostro ceppo ha delle caratteristiche che lo rende idoneo ad applicazioni anche molto precoci di campo, che poi sono fondamentali ai fini del successo della lotta biologica, proprio perché l'attività di questo ceppo, oltre ad essere ad ampio spettro, è anche preventiva e quindi il ceppo va impiegato sin dall'inizio dell'attività vegetativa delle diverse colture in campo, con una strategia preventiva. Quindi in agricoltura biologica possiamo utilizzare diversi trattamenti nelle fasi fenologiche critiche con l'agente di biocontrollo, in situazioni di lotta integrata, quindi dove è possibile anche far uso, oltre di agenti biologici, anche di prodotti chimici di sintesi come i fungicidi, possiamo integrare il nostro agente di biocontrollo anche con i fungicidi, quindi applicandoli in combinazione oppure in successione, quindi in una strategia combinata. Questa strategia di lotta integrata può essere particolarmente interessante anche in quelle annate dove le condizioni climatiche favoriscono particolarmente gli attacchi dei vari patogeni. Il nuovo agente di biocontrollo EasyYeast, messo a punto dall'AgroVenture, si è mostrato essere efficace sia contro i patogeni terricoli, quindi che interessano l'apparato radicale di tutte le colture, sia per quanto riguarda i patogeni della parte aerea, oltre a essere efficace contro i patogeni che colpiscono i frutti durante il periodo di post-raccolta. AgroVenture prevede di poter lanciare sul mercato europeo e negli Stati Uniti il nuovo agente di biocontrollo EasyYeast con un'etichetta completa su tutte le colture e numerosi patogeni entro il 2026. Portatori di interesse hanno fatto richiesta per usi emergenziali per ottenere l'utilizzo di EasyYeast già nel 2024 per quanto riguarda importanti malattie come il colpo di fuoco batterico per le pomace, Rhizoctonia pittium per quanto riguarda i marsumi radicali nel pomodoro e per quanto riguarda le drupacee il Cladosporium carpophyllum.